E come prima cosa ti chiedo, Roberto, di presentarti per i nostri lettori e ascoltatori di I'm Italian. Buongiorno, io sono, dunque, nasco musicista, poi divento pittore e anche scrittore, quindi ho scritto la mia prima canzone, avevo 7 anni, poi mi sono un pochino emancipato, sono andato un po' in giro, ho vissuto in Francia per quasi 15 anni, ho fatto tantissimi concerti, tante tournée, poi a un certo punto mi sono messo anche a dipingere e credo che ora sia una cosa quasi più importante della musica. Poi in più Là scrivo libri. dietro, infatti, vedo qualcosa, se non sbaglio, dietro di te. Io, sai, ho fatto tantissime cose anche nella pittura, sono uno che produce molto, lavora molto, quindi sono sempre in ballo con le mie cose, con le mie tournée, a parte questo nuovo progetto che faremo io e mia moglie, che è qui. E che ce la presenti? Sì, che ve la presento. Isabelle Bougema è una violinista francese che io ho conosciuto in una piccola stazione in Francia, di notte, Dai. una stazione tipica alla Maigret, direi. Quindi ci siamo conosciuti lì e poi da lì è nata tutta una storia non solo d'amore, certamente. Non per farmi gli affari vostri, però insomma questa cosa, o quanto tempo fa vi siete conosciuti? 20 anni fa, quasi 20 anni 20 fa. anni fa, Lei ha bellissimo. sostituito un mio violinista che non era, insomma, aveva un problema, e da lì è entrata prima nella mia orchestra e poi anche nella mia vita. Bellissimo, bello. E adesso state facendo un progetto insieme. È il primo Adesso che fate? È la prima volta? insieme io e lei sì, a parte i concerti, facciamo già molti concerti in duo, però questo progetto è una cosa un po' molto particolare perché intanto il titolo Arti e Archi, e abbiamo capito, insomma, tutte e due che abbiamo qualcosa da dire sia nell'arte e sia nella musica, quindi è un progetto sonoro e artistico. Lei suonerà il violino, mentre io dipingerò in live, dal vivo. Quindi questa sarebbe la sintesi, dove dovrebbero nascere delle sintesi fra le due arti. Sarà una grandissima improvvisazione. Questo è quanto, dove io dipingerò sul momento e lei comporrà musiche sul momento. Quindi sarà una cosa molto fra il jazz, il cartone animato e il cinema muto. Tanto per intenderci. Poi adesso vediamo, perché dobbiamo capire un po' dove l'improvvisazione ci porterà. Bellissimo. Quando vi è venuta? Come vi è venuta questa idea? Ma sai, noi dalla mattina alla sera siamo sempre, come dire, nell'ambito della creazione, quindi io poi tra l'altro io creo continuamente, quindi un giorno, adesso non so bene quando, però ho detto ma perché non fare questa cosa, perché sai anche nella musica oggi il mondo musicale è un po' decaduto, allora stiamo approfittando un po' di rimettere in sesto un'antichissima forma artistica che era quella di fare spettacoli per poche persone. Per esempio Chopin suonava per 30 persone, nel Rinascimento gli artisti suonavano, cantavano, ballavano per le corti, quindi per pochissime persone. Io sono quasi certo che tra un po' di tempo la musica diventerà una cosa per pochi,
e non più per tanti. Vedrai quando scompariranno gli ultimissimi nomi importanti del mondo, credo che il musicista debba rifarsi una vita, e quindi una di queste penso che sia fatta nel minimalismo, cioè fare ancora concerti dove la gente è attenta a quello che suoni, perché sai, oggi un po' nella musica c'è molta maleducazione. Quindi questo progetto qua porterà, spero, crediamo, a un fatto abbastanza, come dire, artistico-educativo, nel senso che nell'improvvisare sarà anche un prodotto finito, perché, e poi c'è un fatto molto, molto interessante, che sarà uno spettacolo sempre differente da tutti quelli che verranno. Quindi vuol dire che se tu sarai lì in quel momento vedrai quello spettacolo, se non ci sarai, peggio per te lo perderai. Certo, ma vi è capitato mai, quindi dentro casa, diciamo, in qualche modo, se tua moglie suona, tu dipingi, avete trovato comunque... Noi in realtà viviamo così. Appunto? In realtà viviamo così, lei suona di qua, io canto di là, poi io dipingo di qua, dipingo di là. Noi siamo sempre in questo movimento musicale e artistico, quindi abbiamo deciso di farlo vedere agli altri, in parole povere. Regalate un pezzo di voi, diciamo. Come si fa un quadro, per esempio, di come un artista crea un quadro, ma soprattutto di come un musicista crea musica. Certo, poi c'è questo violino che è uno strumento, ci siamo accorti che è uno strumento abbastanza sconosciuto, non è molto conosciuto il violino, quindi penso che sarà un valore aggiunto. Ed è tra l'altro uno strumento bellissimo, sensibilissimo, e molto, cioè, ha un suono che colpisce veramente. Se lo suoni bene sì, altrimenti potrebbe essere un grosso problema. Certo, però insomma arriva proprio veramente alle corde dell'anima il violino, è una cosa, è un suono bellissimo. E quindi... È molto diabolico. Sì. E quindi portate questo piccolo pezzettino di voi in una situazione anche raccolta, con poche persone. Anche. È stato previsto anche per fare, per esempio, teatri, perché non è che... Però credo che la sua espressione, la sua massima espressione sia nel nido, cioè nel senso che ci devono essere non molte persone. Dove ve lo immaginate? Dove ve lo immaginate? Ma guarda, noi stiamo pensando di farlo anche nelle case, quindi una cosa ancora più intima, dove gente inviterà altra gente e noi faremo questa performance, questa esibizione live dal vivo davanti a loro. Credo che sarà una cosa abbastanza sia da vedere sia da ascoltare, ma poi credo che sarà soprattutto, penso, per il pubblico una cosa da ricordare, perché è molto difficile vedere artisti che preparano una cosa, vedi sempre la cosa quando è fatta, ma prima di farla c'è un artista che la fa, che deve crearla. Certo. E diciamo, avrete in qualche modo un'idea di base, di partenza, oppure anche voi andrete con la mente completamente... Assolutamente no, non ci deve essere niente mai di preparato, nessuna regia, nessun testo, nessuna coreografia. E neanche tra di voi, diciamo, un accordo su niente? Niente. Noi entriamo tra virgolette, in scena con una tela, io, con delle spatole, io non uso mai pennelli, e lei entrerà con 2 violini, un violino, quello che è quello solito, più un violino tenore, che se vuoi ti faccio spiegare da lei. Sì. Tenore, che forse è meglio. E che differenza c'è, diciamo, tra i 2 violini? Perché, diciamo, l'uso di uno, perché l'uso dell'altro, eventualmente? Allora, detto tenore, perché è un violino normale con delle corde più basse che si situano tra il violoncello e la viola, infatti. Dunque un'ottava sotto il violino normale. E mi permette di fare delle cose, anche perché il violino dopo un'ora, solo nell'alto è un po'... Dunque mi permette di giocare con i 2 suoni più bassi, più alti. Ok, quindi diciamo in qualche modo li userai alternativamente. Tanto anche perché sulle che più basso il tenore posso usare di più i pizzicati che permettono
cambiare anche il suono, perché dopo un po' lo stesso l'arco. Dunque per trovare idee me lo vedrò sul posto, infatti, perché adesso sì, devo avere delle cose nelle mani per non avere problemi, ma dopo boh, vedremo. Certo. Per me. Affascinante, non avevo idea neanche che esistessero due tipi diversi di violino, ma io non sono musicista, quindi... E tu come sei arrivata invece al violino? Io ho cominciato quando avevo 6 anni, i miei genitori mi hanno iscritta al conservatorio, ero a Bordeaux e niente, ho fatto tutti gli studi, dopo musica, anche il liceo musicale, eccetera, e ho continuato. Dopo mi sono emancipata dal classico, diciamo, che mi piace tanto. Ma ho fatto jazz, improvvisazione e quello mi ha molto piaciuto. È un'altra cosa. È bello mettere le due cose insieme adesso, perché la tecnica del violino è sempre classica finalmente. Quindi diciamo apprezzi, diciamo ami anche l'improvvisazione, anche per questo vi è venuta questa idea. È molto divertente, infatti, per il musicista, non sempre per la gente che ascolta, ma per il musicista è molto piacevole, infatti, sì. Gioca con gli accordi, è bello. E comunque guarda che non è facile trovare No. un violinista che improvvisi al di fuori del jazz. Lei ha Immagino. questa fortuna, questo talento, questa capacità anche, quindi Immagino. credo che sarà una cosa che andrà tra la materia sonora e il suono materico, quindi adesso per dirtela in breve, no? Però penso che sarà una cosa, come dire, da vedere. Però è un'esperienza visiva e auditiva, nel senso che certo. poi è un'esperienza che coinvolge globalmente la persona che viene in qualche modo ad assistere, perché è attratto dalla visione della pittura, ma è anche, no, rapito dal suono che Io penso arriva. che il pubblico dovrà scegliere il momento in cui guardare me che dipingo o ascoltare lei che suona. E questo sarà il valore eccesso dello spettacolo, che noi dobbiamo mettere in condizione il pubblico di essere imbarazzato. Capito? Questa è un po' la cosa, imbarazzato nel senso positivo, ma Certo. deve capire, si deve sforzare, deve capire che uno spettacolo non è solamente uno spettacolo, è anche un rito, e se vuoi, per dirla proprio tutta, potrebbe anche essere un rito esoterico, uno spettacolo, perché è fatto da persone che stanno facendo una cosa che non esiste, però c'è, non esiste ma c'è, quindi è un po' come la musica, è un po' come una tela vergine bianca che di qui a un'ora sarà un quadro. Quindi c'è tutto un processo, come dire, di gesti, di movimenti da parte mia, da parte sua, gli archi, le spatole, gli stracci. Io uso molto gli stracci, quindi sarà molto gestuale. Sarà una cosa, io definisco anche un po' la mia pittura un po' teatrale, quindi sarà molto teatrale anche da parte mia. Quindi fra le mie braccia e i suoi archi sarà un combattimento di vari movimenti. Avrete bisogno di un posto raccolto, ma anche di spazio per muovervi, però, per quello che mi racconti. No, raccolto, chi lo No, sa. no, Poi nel senso... devo ancora decidere, quello devo farlo io, però se questa performance, cioè se nella performance dovrò fare 1, 2 o 3 quadri. Cioè, dipenderà. L'idea poi fondamentale sarebbe sempre quella di svolgere un tema, quindi facendo un trittico. Ah, perché io avevo capito che ne facevi una sola di opera, invece No, addirittura devo 3. ancora capire, perché siccome appunto stiamo improvvisando tutto, devo vedere un po' anche per la prima come andrà a finire, perché per esempio, ti faccio un esempio, Certo. sarebbe molto carino fare passato, presente e futuro. Certo. No? Quindi, che ne so, metropoli, esodo, pianeta futuro. Quindi vedere un po', sviluppare un tema, perché poi lei, con il violino, dovrà farmi da colonna sonora. Performance, perché evidentemente io sarò l'unico che non sarà coinvolto nel vederlo il quadro, perché devo farlo, mentre tutto il pubblico e lei saranno coinvolti nel vedermi dipingere, quindi Certo. il pubblico sarà solamente un fatto visivo, per lei sarà anche un fatto musicale, quindi un fatto dove dovrà nella sua improvvisazione non ci saranno solamente note, ma anche sensazioni, anche emozioni, anche colori. Sai che nella musica ci potrebbero anche essere colori, quindi ci sono le famosissime note blu nella musica, no? Quindi chissà, speriamo che ne trovi molte durante l'improvvisazione.
Certo, beh, interessante perché quando avevi descritto inizialmente l'evento avevo come immaginato un'unica tela, no? Invece è bellissima l'idea L'idea comunque. sarebbe questa, sarebbe questa, rifare, cioè di raccontare anche una storia che è Mhm. comunque improvvisata, ma che è un po' quella, insomma, in fondo io personalmente mi sto riferendo a quando si parla. Noi quando parliamo non abbiamo il tempo di pensare, cioè ce No. l'abbiamo ma non lo usiamo mai. Noi parliamo, ma hai capito, è una macchina che si muove da sola. Ecco, questo dovrebbe essere un po' l'orologio dello spettacolo, una macchina che si muove da sola, precisa, perfetta, ma senza regole, senza nessunissima legge. Quindi è una cosa che dovrà vivere, come dire, vivere ma non nel vivere, crescere ma nel decrescere. Non so se mi sto spiegando. Finché finirà, arriverà il momento in cui la storia finirà, come in tutti i film, anche questa storia finirà, ci sarà stata una storia visiva e una colonna sonora portante che l'ha, come dire, che l'ha amplificata. Cioè, in fondo è un piccolo film, è un piccolo film a casa, è un piccolo film a teatro, è un piccolo film fra di noi, fra quelli che saranno lì, in quel momento lì. Mhm. Ed è, diciamo, da parte vostra una situazione assolutamente donativa, perché immagino che in quel momento ci sarà parte di voi lì sul palco, Sì, perché insomma è un po' come appunto quando si parla si tira fuori quello che c'è dentro di noi, nello stesso modo, insomma, è tutta la parte creativa, insomma, è tutta la parte vostra, interna, insomma. quella, te l'ho detto, l'avrei definita come la parte esoterica Sì. perché comunque c'è questa cosa, sai, in fondo io con i miei strumentini e lei con i suoi strumenti stiamo facendo una cosa che non è comune, non è normale, facciamo una cosa abbastanza normale, no? Non è una cosa che possono fare tutti, è una cosa che comunque io penso dovrà incuriosire chi guarderà, chi vedrà, chi ascolterà, chi parteciperà soprattutto, perché il pubblico dovrà anche partecipare. Io ho anche idea di coinvolgerlo parlando il pubblico mentre dipingo, perché magari parlo anche da solo, chi lo sa, non so, cioè sarà tutto un'improvvisazione, quindi magari mi fermo, ascolto lei, Ci poi sarà un riprendo, dialogo quindi poi si anche. alza, si siede, cammina, suona, smetti di suonare, succederanno delle cose, qualcuno magari parlerà perché io autorizzerò il pubblico anche a parlare, perché no? Tanto capisci, sarà tutto uno spettacolo, è tutto un insieme. Lo spettacolo è sempre fatto da due parti, da chi è sul palco e da chi è giù dal palco. Certo. In questo momento qua, in questo spettacolo saremo tutti sullo stesso livello, come si faceva lo spettacolo anticamente, dove l'artista era, non dico uno sciamano, ma più o meno era quella roba lì. Sì. E c'è già una prima data per questo spettacolo? Lo state già Dunque, portando da qualche la parte? primizia ufficiale sarà a Pesaro il 18 novembre, dove la faremo in questo hotel museo, è uno dei 10 hotel museo al mondo, e uno è qua in Italia, è questo hotel Alessandro Hotel Museo, dove questo conte, perché è proprietà di un conte, questo hotel ci ha invitato a fare questa cosa e partiremo da lì. Poi dopo si vedrà, perché sai, chiamarla tournée è una parola, sarebbe fuori luogo. Non so dovremmo anche inventarci un'altra parola, perché tournée non è giusto, perché tournée è una parola già troppo utilizzata nello spettacolo, nell'entertainment generale. Si fa la tournée, quindi si suona, si canta, si balla. Qui si fa di tutto, qua si farà di tutto. Io non so se la parola tournée sarà giusta. Utilizzabile, insomma. Non lo so, devo capire un po' se tournée potrebbe essere corretta, oppure non so, oppure che ne so, una zingarata, non so, adesso vediamo. Chi lo sa? Sì. Chissà, forse è più adatta infatti come parola, sì, Sì, effettivamente. forse sì, perché poi tra l'altro io sono un amante folle del movimento, quindi per me tutto è movimento. Allora, siccome si spera che faremo tante date, questo movimento magari porterà a, come dire, a essere un po' zingari, quindi magari zingarata può anche andare bene. Certo. Organizziamo delle zingarate, chi lo sa, vediamo.
E allora sì, adesso voglio fare una domanda così che non c'entra niente con l'evento, ma che riguarda un po' voi due per farvi conoscere meglio da chi ci ascolta o chi legge. Se doveste descrivervi uno con l'altro con una parola artisticamente, cosa diresti tu di lei e cosa direbbe tua moglie di te? Ma io di lei direi... È molto strano, però... Non ce la fai con una parola? No, perché lei canta molto bene, tra l'altro. È un po' timida, ma canta molto bene. Quindi potrebbe essere una cantante sviolinata, no? O un violino cantante. Un violino cantante nel senso del canto del violino, perché personalmente ho stima, quindi non c'è dubbio, però se dovessi collocarla in una zona artistica la collocherei lì, proprio come se fosse possibile, immaginabile, aggiungerei il suo violino al paese delle meraviglie di Alice. E lei userà la sua voce anche nell'evento o userà solo il violino per improvvisare? Ma penso che, non lo so, vedrò, penso forse userò anche la voce ogni tanto. Non lo so, boh. Vedremo. Non lo so. Chi lo sa? Chi lo sa? Lo saprà solo chi vi verrà a vedere. E invece tu cosa diresti di Roberto per descrivere? Non parlerò così a lungo, dico solo che lui per me è un artista con la A maiuscola. A tutto tondo. A tutto tondo, ok. Siamo un po' matti per questo mestiere, quindi più matti siamo e meglio è alla fine. Beh, più creativi direi, proprio una creatività molto molto fervente, molto molto attiva, la sento proprio calda, piacevole, bellissima, insomma, bella. E sai, te l'ho detto, guarda, poi c'è questo fatto, insomma, sai, c'è questa grande domanda, no? Che circola ancora oggi, che ancora nessuno ha ancora dato una risposta intelligente. Si è un artista o si fa l'artista? Io penso che sia io sia lei siamo nella prima condizione, siamo e non facciamo, perché sia io sia lei, più o meno, non da quando siamo nati, ma quasi, viviamo di questo. Quindi se sei un artista, ci vivi anche male, ma ci vivi sempre e comunque con la ricchezza o con la povertà, mentre se fai l'artista ogni tanto dimentichi questo mondo che è bellissimo e magari ti trovi a fare delle altre cose e perdi di vista il talento. Questa cosa è gravissima. Vero. Ultima cosa, se ti capita organizza qualche cosa a Roma, quindi noi vediamo. Va bene, magari... A proposito, dico una cosa così non ha una casa così grande da tenere 40 persone. Ma... Non solo da te, però intanto parliamo in giro così, che ne so. Come no, assolutamente. Tra l'altro io nel mese di gennaio sarò a Roma, all'Auditorium della Musica, perché non so se lo sai, ma io sono il direttore artistico della sezione pittura del premio De André. Quindi sarò lì questa serata, nel mese di gennaio, dove dovrò premiare il vincitore della sezione pittura. Bene, almeno vi conoscerò dal vivo entrambi. Sarà un piacere, sarà un piacere. Va bene. E adesso vi saluto da parte di I'm Italian, quindi poi ci vedremo dal vivo a gennaio. Vi ringrazio tantissimo per la vostra disponibilità. E vi auguro insomma veramente di portare questa zingarata a questo punto in giro per il mondo, va bene? Sì. Grazie. Okay. Allora per ora vi saluto. Ciao, arrivederci. A presto. Grazie. Ciao.